Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto, quindi se vi fa piacere lavorare tutto quello che è handmade iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, ma semplicemente ci terremo in contatto. Bene, vediamo l'occorrente per il progetto di oggi. Per questo progetto avete bisogno del metro, dell'uncinetto numero 3, un paio di forbici. Poi, per quanto riguarda il filato, è veramente bellissimo, un fantastico prodotto che la prima volta che io l'ho utilizzato è stato quest'anno, quindi veramente sono rimasta senza parole perché ha una morbidezza infinita. Addirittura se piace a mio figlio, quindi vi posso assicurare che è un ottimo filato. Si chiama Lana Bimbo, in questo caso abbiamo il colore grigio, è un 100% merinos, da utilizzare con l'uncinetto 3, ferri 3, 3,5. Ha 50 grammi per 145 metri e qui vedete tutti i simboli su come utilizzare il capo al meglio per non rovinarlo. Allora, noi andremo a utilizzare colore grigio, poi bianco, colore mi sembra che sia panna, ecco, vedete che la differenza è minima, poi il giallo chiaro, e poi il senape. Lo andremo a utilizzare con due tecniche diverse, una con l'uncinetto classico e una con l'uncinetto sempre classico ma in una tecnica tunisina. Parliamo del punto entrelac, quindi per questo vi servirà un attimo di fare un po' di conteggi. Non vi preoccupate, come sempre io vi do tutte le indicazioni. Intanto iniziamo subito a vedere come si prendono le misure. Allora, io ho bisogno per mio figlio di 30 cm di larghezza. Allora ho fatto un punto entrelac, che è questo, è piccolissimo perché voglio dei quadratini piccoli, e mi sono trovata il mio multiplo che poi ve lo dirò. Praticamente ho misurato prendendo il metro, ecco, si sta anche smontando, non fa niente, tanto ho preso le misure. Semplicemente dopo aver fatto un quadratino, dopo che voi avete deciso quanto devono essere grandi, vedete, ho 3 cm e mezzo per 3 cm, quindi io mi baso sui 3 cm, sulla parte più piccola, perché è la parte dove praticamente il mio punto sarà in larghezza, quindi è così, vedete, è così. Quindi io qua ho 3 cm e in altezza ho 3 cm e mezzo. Quindi devo fare la larghezza della mia maglia, che non è il totale della circonferenza, il totale della circonferenza è uguale a 60 cm nel mio caso, ma solo la parte davanti la faccio col punto entrata, di conseguenza prendo i 30 cm e li divido per 3, che sono questi, e mi escono circa 10 motivi. Voi direte, vabbè, questo è tuo figlio, però se io lo voglio fare per una persona più grande oppure per me stessa, perché mi piace l'idea di giocare con due motivi, molto facile. Voi prendete metà della circonferenza, ok? Facciamo finta che sia 100. È normale che vi consiglio di fare dei quadratini un po' più grandicelli, perché se no ne avete tanti per riga, però facciamo finta che li volete fitti piccolini, fate 100 diviso 3. E facciamo 99 diviso 3, praticamente escono 33 motivi, ecco, per arrotolare, e caricate le catenelle necessarie per sviluppare quei motivi. Io adesso mi faccio il multiplo e ci ritroviamo dove andremo a caricare tutti i punti necessari per andare a sviluppare 10 motivi. Dopo aver capito la vostra circonferenza, o comunque se fate come me sul davanti, quanti centimetri vi servono davanti, poi dopo aver capito quanto li volete grandi questi punti entrelac, riusciamo a capire il multiplo. Io li voglio così piccolini, quindi più o meno da 3 cm, e allora il mio multiplo per sviluppare questi qui è di 7, ok? Allora, siccome ho 10 motivi, farò 7 catenelle per 10, il totale sono 70 catenelle, che sono queste qui. Okay. Io in realtà ne ho messe 70 più qualcosina, perché se caso mai per distrazione, perché sapete quando si caricano le catenelle si va a contare, c'è sempre qualcuno che ti deve chiedere qualcosa. Allora io nel dubbio faccio sempre che ne carico un po' di più, soprattutto quando sono tante, e se non sono necessarie le vado a smontare. Intanto se volete essere precisi, nel mio caso ne ho caricate 70 più una. Quindi questa la salto, vado in questa qui e vado a iniziare il mio punto, vado a caricare 4 volte l'uncinetto
più questa già esistente, il totale è di 5 asole, quindi 1, 2, 3 e 4. Andrò sempre a caricare 4 asole, quindi avrò sempre un totale di 5. Io non la conteggio questa iniziale, ok? Quindi carico 4, scarico 4. A questo punto carico l'uncinetto e vado a scaricare 2 a 2, quindi 1, 2, 3 e 4 scarichi. Questa qui è già sull'uncinetto, entro qui nella prossima, prendo il filo e vado a caricare 1, 2, 3, il quarto lo vado a prendere sulla catenella iniziale. Vedete, questo è lavorato, mi avvicino, questo è lavorato, quindi vado nel prossimo, prendo il filo e il totale sono sempre 5, quindi vado a scaricare 1, 2, 3 e 4. Facciamo anche la terza riga e con la quarta andiamo a chiuderci. Prendo la quarta sulla catenella iniziale e vado a chiudere. Adesso ci chiudiamo perché dobbiamo arrivare qui nell'angolo, quindi prendiamo il filo e lo passiamo tramite tutte e due, quindi ci chiudiamo con la maglia bassissima. La catenella iniziale, mi raccomando, né troppo larga né troppo stretta, cercate di avere la mano molto composta, ecco. Allora, la quarta andiamo a prenderla qui, quindi abbiamo chiuso 1, 2, 3 maglie bassissime, la quarta maglia bassissima prendiamo una catenella dalla catenella iniziale e chiudiamo. Iniziamo il secondo punto entrelac. Semplicemente il quinto ce l'ho già, quindi vado a prenderne 4 sulla catenella, 1, 2, 3 e 4. Carico l'uncinetto, adesso mi tocca scaricarlo. Sono velocissimi da fare. È normale che se volete fare dei punti entrelac più grandi, sicuramente dovete fare il multiplo giusto e avrete meno lavoro nel cambio del colore. Io adesso vado a fare la seconda riga del mio secondo punto e così via. I totali sono 10, quindi io finisco la catenella. Io ho iniziato col bianco, poi mano a mano andrò a utilizzare tutti i colori. Ho finito la prima riga del punto entrelac, vedete, io ne ho caricate un po' di più, ma non fa niente, dopo li smonto. Adesso a questo punto dobbiamo andare a tagliare il filo. Praticamente non ci serve più perché dobbiamo cambiare il colore e andiamo a utilizzare il colore pana. Lasciate un po', non tantissimo. Eccolo qua. Prendiamo il primo punto entrelac che abbiamo fatto, perché questo è il dietro, quindi stiamo sul davanti. Entrate proprio qui nell'angolo, vedete? Proprio dove si forma l'angolo. Prendete l'asola. Io continuo a guardare dalla camera, insomma dal cellulare, invece di guardare le mani. Abitudine. Allora, questo è il primo punto e ce l'abbiamo. Poi andiamo a fare 1, 2, 3 e il quarto lo prendiamo proprio qui dove c'è la chiusura e andiamo a scaricare 1, 2, 3 e 4. Questo dopo leggermente si stringe perché si vede il nodino. A questo punto andiamo con la seconda riga, quindi 1, 2 e 3. Andiamo nel prossimo punto, vedete che queste sono le righe lavorate, invece questi qua sono i punti bassi. Andiamo a chiuderci. È divertente da fare, poi lavorare questo filato, cioè sembra una nuvola tra le mani, veramente bello. Questa è la terza riga,
Adesso andiamo a chiudere con la quarta riga, quindi entriamo, prendiamo il filo e facciamo il punto bassissimo, scusate, prendiamo il filo e secondo punto bassissimo, prendiamo il filo terzo e il quarto andiamo a chiuderci proprio qui, vedete, sull'angolo, cioè proprio sulla punta che si va a creare con un punto bassissimo, che questa poi sarà la nostra quinta asola nel prossimo punto. Adesso non vi resta altro, quindi una l'abbiamo, andiamo a caricare l'uncinetto, 1 2 3 e il quarto è quello dell'angolo, vedete, l'ho fatto leggermente più largo, quindi cercate di stare leggermente più compatte. Questa è la seconda riga, adesso io la finisco e ci troviamo per la terza. Ho finito anche la seconda riga, come vedete ho tagliato il filo, bisogna fermarsi qui, adesso vi spiego perché. Guardate, vi faccio anche vedere le misure dall'angolo del filo del lavoro col bianco all'altro angolo, sono 30 centimetri. Adesso, come ho detto prima, voi avete visto questo punto per quanto riguarda il mio canale solo in tondo, sia col gilet diamond sia con la borsa entrelac. Di conseguenza questa volta andremo a lavorare un pannello che poi sarà da riprendere con il filato grigio, però un passo alla volta. Adesso per iniziare la terza riga del punto entrelac dobbiamo fare una piccola modifica, quindi seguitemi nel passaggio. Per iniziare con la terza riga dovete capire una cosa, noi dobbiamo andare a lavorare qui, ok? Vedete che c'è anche il capietto, quindi non qui ma qui, andiamo avanti. Non possiamo iniziare a lavorare qua perché a un certo punto questo si restringe, ok? Quindi noi non abbiamo necessità di restringere questo lavoro, ma dobbiamo andare dritti. E diversamente quando la si chiude in tondo, perché lì non si restringe ma si va a lavorare semplicemente sui punti già esistenti. Quindi prendiamo il prossimo filo, che nel mio caso è il giallo. Vi ricordo che questo è un punto che si sviluppa benissimo anche con solo 2 colori. Io ho preferito fare leggermente degradé. Andiamo a fare 1 2 3 e 4 catenelle. In base al vostro punto caricate la metà più o meno del multiplo. Quindi adesso io vado a caricare sull'uncinetto 1 2 e 3 asole. La quarta la trovo qua sul lavoro iniziato, quindi entro, qui è il punto dove siamo attaccati, entro qua nel primo punto e prendo la quarta asola, che in realtà sono 5, scarico 2 a 2, quindi si avvia così quando dobbiamo avviare un punto all'esterno, ok? Vado a lavorare adesso normalmente tutti i punti necessari. Il punto entrelac lo conoscete già, quindi io adesso continuo la mia terza riga, dopodiché ci ritroviamo per la quarta e vi lascerò lavorare da sole. 3 righe lavorate, vado a chiudermi con la maglia bassissima. Potete fare anche il punto basso, però non è più così quadrato, semplicemente diventa leggermente più rettangolo, quindi preferisco la maglia bassissima. Adesso continuo la mia terza riga. Arrivata anche alla fine della terza riga vi faccio vedere come si fa a sviluppare la parte mancante delle catenelle. Quindi entriamo, carichiamo le 4 necessarie, quindi vedete che qua mi ritrovo a caricare anche questa. Poi la quarta non possiamo scendere in giù ma dobbiamo andare in su, però ci serve un punto di appoggio, quindi la prendiamo proprio qui dove abbiamo chiuso la seconda riga. Adesso scarichiamo 2 a 2 e facciamo la prima riga. Voi direte, ma la seconda adesso? Vi faccio vedere. Intanto carichiamo quello che abbiamo già, quindi queste 3. La quarta semplicemente ce la andiamo a creare
e la creiamo con questa qui, con l'asola che abbiamo preso qua, prendendo sempre solo metà del punto e lo tiriamo in su, vedete, così cresce. Scarichiamo sempre 2 a 2, ok? Uguale, carichiamo 1 2 e 3. La quarta continuiamo a creare questo margine qua. In realtà questa tecnica, per chi è molto esperto di uncinetto, sa che è una tecnica che viene utilizzata con la doppia asola per andare a creare anche la catenella iniziale, che così non risulta rigida. Magari un giorno ve la faccio vedere. Adesso andiamo a concludere questo punto, quindi punto bassissimo, scusate, secondo punto bassissimo, il terzo punto bassissimo e il quarto lo prendiamo proprio qua, ce lo andiamo a creare come punto basso e ce lo chiudiamo con un punto bassissimo, vedete? Così è perfettamente uguale agli altri punti. È normale che io sono stata più larga perché così non c'è il rischio che tiri, ok, il margine, però cercate di essere leggermente più uniformi. Adesso semplicemente tagliamo il filo e andiamo col prossimo colore. Per avviare la quarta riga è molto facile perché la andiamo ad avviare come la seconda, quindi tra i punti già lavorati. Quindi avremo una riga da 10, il bianco, il giallo, e una riga da 9, ok? Quindi sono questi i nostri motivi, però a voi vi interessa quelli più lunghi per avere i centimetri che ci servono per creare, in questo caso, la maglietta. Andiamo qui proprio nella punta, entriamo. Io, per non far uscire più il nodino fuori dal lavoro, faccio così, semplicemente faccio un punto catenella molto stretto, così vedete non si muove più. Adesso andiamo a prendere anche le altre asole, quindi 1 2 3 e 4 e ho un totale di 5. Vado a scaricarle 2 a 2 e continuo il mio lavoro. Adesso, se voi avete capito come si fa a costruire la riga dove ci mancano le catenelle e come si va a finirla, questa qui è veramente facilissima. Io andrò a fare un'alternanza di colori che vi farò vedere alla fine, dopodiché ci ritroviamo anche per la parte dietro della maglietta, che è leggermente diversa. Comunque, sono sincera, non so ancora se sarà una maglietta o un gilet. Lo so che siete già a metà del video, ma non cambia niente perché le maniche si fanno sempre dopo, quindi sorpresa, alla fine vedremo cosa ci sa, cosa andrò a creare. Non ho ancora deciso, in realtà non devo decidere io, deciderà mio figlio perché lo indosserà lui, quindi dovrà decidere lui. Intanto vi dico che il filo lo adora e anche i colori. Come vedete, io ho proseguito il lavoro, quindi il mio pannello sotto è pronto. Adesso andiamo a dividere leggermente il nostro lavoro perché dobbiamo andare a fare questa porzione qui, chiamiamo le spalline. Allora, io vi dico di stare larghe, ok? Caso mai la scolatura insomma è troppo larga, la riprendiamo dopo, però è meglio stare larghe adesso che rischiare di avere una maglietta troppo piccola. Come vedete, io uso una maglia di Gabriel sotto, così mi organizzo in base alla scolatura, sapendo già che la maglia gli viene bene, quindi non ci sono problemi se diventa più larga perché si può riprendere, se è più stretta bisogna disfare il lavoro. Come vedete ho messo marcapunti perché più o meno fin qua andremo a chiudere. Adesso praticamente andiamo a lavorare alla pari senza andare a fare questi quadratini, quindi vi faccio vedere come si fa a creare solo metà dei quadratini. Vedete, ho chiuso questo quadratino, adesso andiamo a entrare qui nel prossimo, prendiamo l'asola, nel prossimo ancora prendiamo l'asola e avremo le nostre classiche 5 asole sull'uncinetto. Andiamo a chiudere 2 2 2 e 2. Adesso prendiamo 1 2
3, prendiamo anche la quarta, solo che la chiusura è leggermente diversa. Chiudiamo con 2, 2, adesso chiudiamo queste 3 tutte insieme. Poi questa qui non la prendiamo più, se la saltiamo, quindi prendiamo questa 1 e 2, prendiamo quella che è sul lavoro, questo grande, chiudiamo a 2, quando ne abbiamo 3 chiudiamo insieme. A questo punto ci limitiamo direttamente a chiuderci in questa maniera, ok? Come vedete viene pareggiato il lavoro. Questo quindi i triangoli, questa chiusura qua la facciamo fino ad arrivare al prossimo marcapunti, perché andiamo a fare il giro collo. Io andrò avanti da questa parte, ci ritroveremo per fare questa porzione insieme. Io mi sono portata avanti con questa parte qui, quindi adesso dobbiamo finire con il grigio. Questa qui la iniziamo insieme, però come vedete con un altro gomitolo di grigio ho iniziato a far diventare i margini e la parte sotto dritta, ok? È molto facile da fare, infatti continuerò a farvelo vedere qui in alto come si fa, e in realtà lo sapete già perché abbiamo già fatto le parti qui col bianco, quindi sono uguali, identiche. Però adesso siamo in un momento leggermente critico qui, perché dobbiamo sia pareggiare sia andare in su, e l'unico metodo è prendere un secondo gomitolo, quindi un altro gomitolo di grigio, e andare a pareggiare prima su, poi andiamo a concludere da questa parte. Vediamo come si fa. Allora dobbiamo andare all'esterno, di conseguenza iniziamo con le catenelle. Sono 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Entriamo in queste 3 e andiamo a caricare le asole che si creano sull'uncinetto. Eccola qua, ok. Adesso ci mettiamo qui e alla base di questo quadratino entriamo. Io cerco anche di nascondere anche qualche cappietto, così è un lavoro da fare in meno dopo, e andiamo a creare solo metà di un triangolo, perché dobbiamo creare quest'angolo qua, vedete questo, però dobbiamo pareggiare sopra. Adesso vi faccio vedere, è molto facile. Carichiamo 1 2 3 e la quarta la prendiamo sul quadratino, scarichiamo 2 2, quando arriviamo ad avere 3 asole sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme. Adesso questa non la carichiamo più, quindi andiamo in questa dopo, di conseguenza ne abbiamo caricate solo 2 perché una l'abbiamo già tolta, e sono 3 per un totale di 4. Andiamo a chiudere 1 e quando arriviamo ad avere 3 chiudiamo tutto insieme. Adesso carichiamo solo l'unica che ci è rimasta da caricare, prendiamo il punto qui sulla punta e chiudiamo tutto insieme. E come vedete abbiamo creato l'angolo, che è questo qua, che ci serve adesso con l'altro gomitolo di andare su e pareggiare, ok? E qui è dritto, non c'è più l'angolo che si crea a 90 che si crea finora. Adesso dobbiamo pareggiare anche questo, quindi semplicemente andiamo a caricare 1 2 3 e 4, poi carichiamo 2 2 2 e 2. Prossimo giro andiamo a diminuire, quindi carichiamo tutto quanto, 2, scusatemi che c'è questo filo in mezzo, non si vede, eccolo, così si fa meglio, quindi 2 2, ne abbiamo 3, chiudiamo insieme. Questi chiusi in 3 insieme non li calcoliamo più, quindi andiamo in quello dopo, carichiamo 1 e 2, un altro dal quadratino, quindi 2, ne abbiamo 3, chiudiamo insieme, carichiamo l'ultimo, 1, andiamo qui e chiudiamo insieme. Ok, qui dobbiamo fare un angolo
solo di metà, che adesso andiamo a farli. Non ci resta altro che pareggiare anche questa porzione qui e anche quella qui sopra, ok? Dobbiamo quindi aumentare sopra e diminuire sotto. Vediamo un po' come fare. Semplicemente andiamo a caricare tutte le asole in questa maniera. Prendiamo la prima, la facciamo già, ok? Perché dobbiamo salire. Entriamo qui, ce la carichiamo sull'uncinetto e andiamo nella prossima, ok? Quindi dobbiamo salire 1, 2 e 3. Praticamente stiamo lavorando un po' al contrario, però è solo giusto per questo angolo, quindi non vi preoccupate, non è da fare per tanto altro. Ho fatto l'asola leggermente stretta. Adesso andiamo a caricare queste due, prendiamo anche la quarta che è qua e andiamo a scaricarli 2, 2 e 2. Come vedete tende a pareggiare, in questa maniera abbiamo pareggiato. Adesso io non vado a tagliare il filo, anche se dovrei farlo, semplicemente faccio dei punti bassi e vado giù, perché devo andare a fare quel piccolo angoletto e lo andrò a fare direttamente con questo gomitolo per non stare ad attaccarmi con un altro, quindi dobbiamo pareggiare qua, ok? Questo qui. Semplicemente andiamo a prendere il primo, però non prendete solo una costina, vedete come se larga, prendete anche l'altra metà qui sotto, perché è più pulito, più chiuso. Quindi una, due e questa è la terza, ok? La quarta la prendiamo sul colore crema e andiamo a fare 1, 2, 3 e 4. Carichiamo tutto, ok? Prendiamo la prossima. Adesso invece andiamo a diminuire sopra, così si pareggia. Ne abbiamo 3, chiudiamo, carichiamo solo queste che abbiamo lavorato, 3, chiudiamo e ci chiudiamo con un punto bassissimo. Dopo comunque è da riprendere questo girocolo, non ho ancora deciso con quale colore, se col grigio o con un altro colore, vedete, e così abbiamo pareggiato. E questa diciamo che è la nostra bretella, non so mai come si chiama, diciamo che non ho ancora trovato il termine giusto. Adesso dobbiamo fare lo stesso lavoro anche da questa parte. Qui possiamo tagliare, quindi qui invece, come vedete, l'avevo bloccato perché mi manca proprio quest'angolo, ok? Invece qui vedete che ci sono queste macchie leggermente più piene, che sono quelle dove io sono andata a ritoccare tutto il margine, che lo riprenderemo leggermente in mano, perché comunque c'è da fare anche la cucitura, lo scalfo manica e altre cose. Adesso occupiamoci di questa parte qui vado semplicemente a chiudere, che sapete già come si fa, vado a prenderli tutti, poi mano a mano diminuisco. Come vedete ho già avviato la mia riga con il colore panna e i quadratini sono 2 panna, 2 crema e 2 senape, ok? Come si fanno? Uguali, identici, perché andiamo a lavorare come tutto il pannello, semplicemente su una porzione molto più piccola. Si inizia sempre da questa parte e si va verso l'altra parte, perché non andiamo a lavorare di andata e di ritorno. Però vi faccio anche capire da dove sono andata a partire. Vedete che questi due sono marcati e ho lasciato che si crea quest'onda, che comunque sarà da riprendere il girocolo, ma è una parentesi bella, non è dritta, non è quadrata, ok? Vedete? E in questa maniera viene più tondeggiante intorno al collo. Adesso andate a fare queste due righe, poi ci ritroviamo per rifinire. La difficoltà, diciamo, di questo progetto è proprio quella di riuscire a gestire il punto interlock in tal modo da creare la forma di una maglia. Però passo a passo, seguendo le mie indicazioni, cercherò di essere il più chiara possibile, si riesce a fare. Ho finito i quadratini necessari, adesso col grigio iniziamo da questa parte a finire tutto attorno. E vi volevo far notare che quando ho iniziato il giro l'ho iniziato sempre da questa parte, perché si deve rimanere a lavorare sempre sul davanti. Adesso entriamo qui
io entro nel bianco, così sta leggermente più stretto, prendo l'asola, punto catenella, ci sono tantissimi cappietti qua, ma perché il lavoro purtroppo è questo, e andiamo a caricare. Se riusciamo prendete anche i cappietti, così è un lavoro in meno da fare dopo. 3 e 4 lo prendiamo qui, lo prendiamo cercando sul lavoro con il colore senape. Saltiamo il primo punto, andiamo qua nel prossimo, così si avvicinano e sta leggermente più dritto. Ne ho 3, vado a diminuire perché devo fare il triangolo in realtà più che il quadratino. Eccolo qua, e adesso sono dritta qui, vedete? Adesso devo fare in realtà è un quarto di un quadrato praticamente, devo andare a pareggiare. Entro, me la tengo, rientro qui, quindi vado ad aumentare e ne ho 3, faccio scarico 1 e 2, rientro ancora, prendo anche quella che ho lavorato subito all'inizio e vado a scaricarne così. Praticamente ho dovuto aumentare, adesso devo arrivare qua per pareggiare. Per arrivare lì faccio dei punti bassi semplicissimi, che tanto, come ho detto, il lavoro è da riprendere. Eccolo, quasi finito il pannello davanti, eccolo qua. Adesso io mi riprendo la maglietta di Gabriel e guardo lo scalfo delle maniche. Per di più, con questa maglia io cercherò di fare un modello simile a questo, quindi adesso qui andrò a fare delle righe di andata e di ritorno che mi dia questo spessore qua. Adesso io ho qui praticamente 13 centimetri, quindi spostiamo i marcapunti che stanno qua da questa parte dove lasciamo 13 centimetri. Sono qui, vedete? Rimangono 2 righe di lavoro e arrivo alla fine qua della riga più grigia. È normale che sono maniche larghe, ma saranno maniche anche che mano a mano che noi le lavoriamo si andranno a restringere. Questa cosa voi la fate in base ai centimetri necessari per i vostri bimbi, quindi io vado qua dal lato opposto e metto il marcapunti. Adesso io vado a fare un margine di andata e di ritorno con il grigio che ci forma lo spazietto per il scalfo della manica, dopodiché il secondo lo andiamo ad avviare insieme. Ho fatto 5 righe di punto basso, quindi di andata e di ritorno, come vedete è perfetto. Adesso voi non dovete fare altro che prendere il filato grigio o il vostro colore e andare a fare questo lavoro anche da questa parte. Il lavoro finito è questo, quindi semplicemente righe di andata e di ritorno. Io vado a fare questi, poi ci occupiamo della parte dietro della nostra maglietta bara gilet. Questo è il mio davanti ed è finito, guardate, ho fatto sia un margine che l'altro. Adesso per andare a creare la parte dietro sicuramente utilizzate il metro, quindi capite la distanza, ma per essere sicure sul numero di catenelle da caricare vi consiglio di andare a contare qui la parte iniziale, praticamente quella dove abbiamo ripreso e abbiamo ripreso sia i margini. Io ne ho 62 punti. Allora sono andata a creare già la parte dietro e ho fatto una modifica perché non volevo utilizzare sempre lo stesso punto, quindi il punto entrelac. Siccome avevo ancora dei gomitoli colorati ho deciso di non farla semplice tutta grigia, ma utilizzare i colori. In che maniera ve lo dico subito. Prima di tutto sono andata a fare una catenella iniziale da 62 catenelle, che è questa qui grigia. Poi
la mia maglia è alta 40 centimetri e ho fatto 40 diviso 4 perché ho 4 colori. Ho capito che ogni porzione deve essere alta 10 centimetri. Fatto ciò, ho iniziato prima di tutto col bianco, che ho utilizzato lo stesso schema che ho utilizzato qui, quindi bianco, panna, crema e senape e così via. Però tra una riga colorata e l'altra ho utilizzato la base grigia, quindi il grigio, lavorandolo a mezza maglia alta. Sono andata avanti per diverse righe e mi sono fermata qui dove ho fatto lo stesso lavoro che ho fatto sul davanti. Se qui ho aumentato dopo, ok, sul davanti, vi ricordate, per quanto riguarda la parte dietro sono andata a diminuire, quindi ho tolto 4 punti da una parte e 4 dall'altra. Semplicemente coincide il davanti con il dietro per quando andremo a cucirlo. Sicuramente il dietro è molto più elastico del davanti, che è stato ripreso col punto basso, quindi quando si andrà a fare la cucitura sui margini bisognerebbe stare un attimo attente a non creare che ci sia insomma delle onde, ecco, diciamo. Quindi comunque adesso quando andremo a farle vi spiego come farle. E per quanto riguarda l'ultima porzione, 6 righe non mi bastavano, mi mancava 1,5 centimetri, quindi ho aggiunto un'altra di senape e così arriviamo ad avere il davanti e il dietro perfetto come punti. Poi comunque quando faremo le cuciture lo vedrete meglio. È una maglia da riprendere nel girocolo. Adesso io prendo i miei filati, vi faccio un campioncino da 10 punti per farvi capire come sono andata a creare il dietro e che metodo ho utilizzato, ma è facilissimo. Quindi una riga colorata di punto alto e una riga grigia di mezzo punto. Però come vedete ci sono pochi capietti perché non ho dovuto tagliare il filo ogni giro. Adesso prendo l'uncinetto e andiamo insieme a crearli. Prendo il filato grigio, faccio il classico nodino e per il mio campione vado a utilizzare 10 catenelle. Per l'originale sono 62 perché sono quelle conteggiate sul davanti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ne faccio un'altra per iniziare il lavoro. Nella prima riga, quindi proprio qui, andiamo a fare semplicemente dei punti bassi che saranno ben 10, perché comunque dopo la cucitura del davanti e del dietro più gli aumenti che abbiamo fatto sul davanti, questo lavoro, uno di quei lavori dove bisogna andare a riprendere sia nel girocollo sia nella parte bassa. Adesso vi faccio vedere il metodo su come lavorare sul davanti, che è facilissimo, e dopodiché vi lascio lavorare da sole. È normale perché per chi desidera che sia il dietro che il davanti sia lavorato col punto interlock senza problemi. Dopo aver fatto i punti bassi, quindi aver lavorato tutte le catenelle, tirate il filo e passate il gomitolo in mezzo e così blocchiamo il nostro lavoro. Eccolo qua, è bloccato, vedete? Adesso prendiamo il filato bianco, nel mio caso, creiamo l'asola per iniziare il lavoro e qui dove abbiamo finito, vedete, quello grigio, entriamo e ci alziamo per creare la prima maglia alta, quindi 1 e 2 catenelle, la nostra prima maglia alta. Caricate l'uncinetto e andiamo a fare altre maglie alte, che sono 9 totali, più quella già fatta sono 10, e si arriva fino in fondo, quindi alla riga, il vostro per quanto riguarda il pezzo originale. Mi prendo un po' di filo
È una maglietta molto particolare, è una maglietta dove ho giocato tanto con i punti, ho giocato tanto con i colori, ho giocato tanto su come creare i vari pezzi. Io spero che vi piaccia. Mi raccomando, lavorate tutti i punti. Arrivate in fondo, tirate, passate il gomitolo, sono andata a prenderlo dal fuori quadro, eccolo qua, e tirate. Torniamo da questa parte dove abbiamo lasciato il grigio. Quindi entrate qui dove ci siamo entrati con l'asola bianca e camminate a punto basso, una, andate su nella seconda catenella fatta, e 2, quindi fate dei punti bassissimi, scusate. Arrivate qui, dovete andare a creare la prima maglia, mesa maglia, che è sempre creata da 2 catenelle. Caricate l'uncinetto e andate a lavorare semplicemente delle mese maglie alte per tutta la riga. Quindi ecco perché non dovete andare a tagliare il filo ogni riga. L'unica cosa, adesso ve la faccio vedere nella prossima riga, è di non mangiare i punti, quindi se avete difficoltà a riconoscerli, cercate di utilizzare dei marcapunti. Qui arrivate in fondo, tirate, fate passare il gomitolo e così bloccate anche questa riga, perché così non si disfa. Qui non c'è bisogno di camminare con le maglie bassissime, semplicemente entrate, vi avviate con 1 e 2 catenelle che siano più larghe rispetto a quelle catenelle fatte per la mesa maglia alta. Adesso non fate altro che lavorare a maglia alta. L'unico momento in cui si taglia il filo è nel cambio del colore, perché finito di lavorare col bianco io ho dovuto iniziare col colore panna e di conseguenza ho tagliato il filato bianco che non mi serviva più. Ecco, adesso qua voi direte: ma è finita la riga? No, non è finita la riga, perché voi siete partite con 2 catenelle, quindi finito col punto ne avete un altro qua che è nascosto. Mi raccomando, cercate sempre di andare dritte, quindi lavorare tutti in punti. Come vedete sono 3, 6, 9 e 10. Se io non lavoravo questo mi rimanevano 9 e nel prossimo giro 8 e nel prossimo giro 7, praticamente si facevano delle diminuzioni. Questo è tutto quello che dovete sapere sul davanti, sul di dietro, scusatemi. Quando arrivate al punto che dovete lavorare 4 punti in meno, semplicemente iniziate a lavorare dopo 4 punti, quindi praticamente facciamo finta che è qui, saltiamo 1, 2, 3 e 4, iniziate a lavorare al quarto. In questo caso in realtà voi dovreste iniziare col grigio, quindi saltate 1, 2, 3 e 4, lavorate dal quinto in là, tutto qua. Bene, adesso vado a fare le cuciture e poi vi farò vedere come ho impostato la maglietta. Dopo aver lavorato i 2 pannelli, prendete quello dietro, lo appoggiate sul piano di lavoro con la parte brutta, tra virgolette, sotto, quindi quella bella verso di voi. Adesso prendete la parte del davanti e lo appoggiate al contrario, quindi la parte brutta verso di voi, che è questa, e la parte bella all'interno. Praticamente iniziamo a fare le cuciture. Io ho lasciato qui nell'ultima riga un po' di filato, quindi vado già subito a fare la cucitura qui. Semplicemente la cucitura è la stessa che utilizzo sempre, quindi vado a entrare in un punto da una parte e in un altro punto dall'altra parte, sempre a spirale. Quindi praticamente entro e mi mando il filo davanti. Non ve la sto facendo vedere per una questione di tempo, perché sennò il video progetto risulta un po' troppo lungo e abbiamo ancora tante altre cose da fare. Quindi fate le cuciture col vostro metodo migliore e ci ritroviamo dopo aver fatto le 4 cuciture, che sono una è qui, ok? Mi raccomando, cercate di fare una cucitura dritta perché la parte dietro è leggermente più morbida, la seconda è qui, la terza è qui e la quarta è dall'altra parte, quindi nel lato. Adesso io vado a fare le 4 cuciture e ci ritroviamo dopo. Alla fine mio figlio ha optato per un gilet, ero convinta che sarebbe stata una maglia, invece no.
vi dico quello che ho fatto. Praticamente ho ripreso questo giro manica e ho fatto un giro di maglia bassa, una di maglia alta, il giro collo perché qui c'erano dei mesi quadratini bianchi, un po' di grigio, quindi per dare tutto un'uniformità di colore ho fatto un giro di maglia bassa. Poi ho ripreso anche la parte qui sotto in basso, sempre con un giro di maglia bassa, soprattutto qui dopo la cucitura c'era un attimo di dislivello. Le cuciture sono queste, guardate quanto sono belle, non si capisce veramente dov'è, sembra tutto un pezzo unico, in realtà la cucitura è qua, ok? Ho usato sempre lo stesso metodo con il filo che passa davanti. Adesso mi manca solo questa porzione qui che la andremo a fare insieme, così vi faccio vedere come ho ripreso i punti per non allargare troppo ma neanche ristringere. Parto da sotto, sarebbe stato il sottomanica se facevo le maniche, faccio un punto catenella, rientro e vado a fare un punto basso, poi faccio un punto basso per ogni riga e quando arrivo qui dove c'è la porzione già lavorata nel pannello dietro, praticamente non si fa altro che andare a lavorare tutti i punti disponibili. Sul davanti è facile perché avete già i punti predisposti, qui sulla parte dietro vi dico come ho fatto io. Allora vado direttamente qua a lavorare sulla maglia alta. Praticamente per quanto riguarda le righe di maglia alta saranno due punti bassi, quindi uno qui e uno qui. Per quanto riguarda la mesa maglia c'è solo un punto basso, quindi già iniziamo a restringere leggermente il lavoro. E quindi questo giro vi dà un attimo di assestamento, col prossimo con la maglia alta gli date un attimo di forma, ecco, un po' più da gilet. Io adesso continuo di fare questo lavoro, poi ci troviamo dove ne parliamo un attimo di questo progetto. Ed eccolo finito il gilet, ho fatto anche questo giro manica e mi piace un sacco perché è molto carino, molto pieno di colore e è stato anche divertente. Adesso vi do un po' di indicazioni. Per quanto riguarda il lavoro con l'entrelac, quindi il lavoro tunisino, aumentate l'uncinetto almeno al 3,5-4 perché dopo un po' tende a stringere, ok? Poi chi volesse fare delle maniche semplicemente continua il lavoro che ho fatto qui io con la maglia alta. È normale che le maniche sono larghe, quindi mano a mano si deve restringere. Fate ogni 2-3 righe la diminuzione, non la fate ogni riga perché poi si restringe troppo in fretta e non è bello da vedere. Qui se notate che il girocollo è un po' troppo stretto, prima di fare la cucitura praticamente vi fermate a metà e semplicemente aggiungete un bottone, ok? Basta da una parte o potete farlo da tutte e due le parti, o semplicemente la smontate proprio questa parte e create due asole e su una spalla ci saranno due bottoni da chiudere. Insomma, sta a voi decidere come vi trovate meglio. Io mi sono divertita a farla, ci sono tante informazioni tra il punto entrelac, poi la parte dietro che come vedete è molto più aperta, più morbida, quindi tende a essere molto più leggera. Il punto entrelac sapete che è doppio, quindi lo spessore si sente parecchio, però come gilet va benissimo, lo vedo bene anche come cardigan, come giacca, semplicemente con apertura sul davanti. Potete fare sia il davanti che il dietro con lo stesso punto, quindi o entrelac o semplicemente a righe. Insomma, le informazioni sono veramente tante. Vi ho fatto vedere anche come creare questa insomma, invece di avere le maniche dritte, di creare un po' questa curva che si crea sotto il braccio, che di solito si usa quando si fanno dei cappi ai feri. Allora, a me non mi resta altro che aspettare i vostri commenti per sapere se vi piace o meno. Io spero che Gabriel collabora almeno per un paio di foto, così ve le metto sulla community, se non nel video.
e aspetto i commenti, sono curiosa perché è un lavoro veramente particolare e va bene sia per piccolini che per adulti. E io vi ho usato diversi metodi per farvi vedere come prendere le misure, sia lavorando sul centimetri precisi presi sul bimbo, oppure appoggiandosi semplicemente a una maglia che gli viene comoda. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.